La cucina collaborativa è un progetto finanziato a livello europeo da ET Food nell'ambito del New European Bauhaus, un'iniziativa che stimola la ripresa post-Covid secondo i principi dell'inclusività, della sostenibilità e della qualità dell'esperienza delle persone. Il progetto è stato realizzato principalmente da due soggetti: il Design Policy Lab, un laboratorio di ricerca del Dipartimento di Design del Politecnico di Milano che si occupa della relazione tra design e politiche pubbliche, e la Caritas Diocesana di Reggio Emilia Guastalla, un ente pastorale che, nella sua missione di servire persone in difficoltà, si occupa di realizzare e curare una rete del dono alimentare nella città di Reggio Emilia. La cucina collaborativa ha ricevuto sostegno anche da parte di Reggio Children, Fondazione Reggio Children, Pausa Atelier dei Sapori e Laboratorio Aperto dei Chiostri di San Pietro. Insieme abbiamo messo in atto un processo di progettazione collaborativa utilizzando i metodi e gli strumenti propri del design per guardare al sistema del dono alimentare cogliendone la complessità fatta di persone, valori, processi e risorse. Nel corso di 10 settimane la cucina collaborativa ha coinvolto diversi attori del sistema del dono, tra questi le persone che usufruiscono del dono alimentare, le aziende donatrici, il personale di Caritas e di volontari e i rappresentanti delle associazioni di cittadini e dell'amministrazione pubblica. Abbiamo chiesto loro di progettare insieme future soluzioni per la donazione e la distribuzione del cibo a Reggio Emilia, che non solo riducano lo spreco alimentare, ma che rispondano ai bisogni delle persone e della comunità. Al lancio ufficiale del progetto, il 20 settembre 2021, sono seguite delle attività di ricerca sul campo. Il supporto dello staff di Caritas è stato per noi fondamentale per capire l'esperienza delle persone che vivono i principali luoghi del dono alimentare, il magazzino, il centro di cottura e le 5 mense distribuite sul territorio, ed il funzionamento degli spazi e dei processi. Con il Design Policy Lab abbiamo messo in atto un processo di coinvolgimento e ascolto partendo da quelli che sono i primi protagonisti del sistema del dono alimentare, le persone. Abbiamo lavorato insieme per capire i loro bisogni, non solo legati al cibo, ma ad un sistema più ampio di fragilità. Nella nostra sede di Viadua abbiamo ospitato il primo workshop del progetto, con le persone e i volontari delle nostre mense e dei centri di distribuzione. Abbiamo ragionato insieme sui temi legati all'alimentazione e alla nutrizione e ripensato a quello che offrono il nostro menù ed i pacchi alimentari. Durante il secondo workshop abbiamo lavorato con i soggetti che partecipano al sistema del dono, donando il cibo e altre forme di supporto, i food donor. Partendo dalla loro prospettiva ed esperienza abbiamo riflettuto su come sia possibile migliorare il sistema del dono a partire da degli scenari di innovazione. Questi scenari integrano alla dimensione tecnologica e digitale quella sociale che riguarda le persone e le relazioni che instaurano. Sono state generate 4 aree di opportunità progettuale. Queste riguardano la digitalizzazione dei processi organizzativi e logistici tramite dati e intelligenza artificiale, la gestione e il coordinamento interno delle risorse del sistema del dono e la promozione del sistema per costruire sinergie sul territorio. Infine, l'accompagnamento e la valorizzazione delle persone che accedono ai servizi di Caritas anche fuori dal sistema del dono. Durante il terzo ed ultimo workshop i partecipanti hanno compreso come queste trasformazioni possono essere supportate dall'insieme di attori e risorse del territorio. Sono quindi emerse nuove idee, di cui sono stati selezionati vari elementi innovativi in un'unica idea finale per la prototipazione, lo Smart Food Hub. Si tratta di un sistema digitalizzato capace di raccogliere, analizzare e processare i dati delle donazioni per una gestione smart ed in tempo reale del magazzino, della cucina e dei servizi di Caritas. Lo Smart Food Hub genera pacchi alimentari personalizzati ed è accompagnato da un QR code che contiene informazioni su prodotti donati e sulle attività promosse da Caritas e dal territorio. Permette uno scambio di messaggi tra donatori e beneficiari instaurando una nuova relazione tra i soggetti del sistema del dono. Il percorso di co-creazione della cucina collaborativa si è poi concluso con la prototipazione rapida. Abbiamo reso tangibili alcuni elementi dell'idea, come interfacce digitali e il packaging del pacco alimentare, per simulare l'esperienza delle persone e testare insieme ai volontari il funzionamento dell'idea. Oltre a sviluppare soluzioni circolari, la cucina collaborativa ha sperimentato un approccio progettuale, replicabile e scalabile, adatto a lavorare su temi complessi. Questo approccio permette di affrontare problemi sistemici come l'economia circolare e l'innovazione tecnologica e sociale, tenendo conto del sistema ma anche dei bisogni di coloro che ne fanno parte. L'evento di chiusura del 25 novembre 2021 ha rappresentato una piattaforma di dialogo sui risultati raggiunti dal progetto. Abbiamo riflettuto sulle nuove sinergie che il progetto ha creato, ma soprattutto su come queste possano generare un percorso di innovazione e trasformazione all'interno del sistema del dono, ma anche sul territorio di Reggio Emilia.
futuro della cucina collaborativa è l'ingaggio dell'ecosistema del dono e degli ecosistemi territoriali coinvolti nella transizione. È maggiore ricerca sui sistemi di servizio e di politiche. La creazione di un'infrastruttura territoriale condivisa che ci aiuti a rispondere meglio ai bisogni. È cultura del dono. Persone, sperimentazione e innovazione tecnologica. È potenziare il protagonismo delle persone.